Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aventura gastronômica. Acabamos de chegar num piccolo borgo, como eles chamam aqui, que é um vilarejo, de Pianeto. O povoado tem 70 habitantes e nele está localizado o restaurante La Campanara. Primeiro a gente vai dar um giro com o Roberto ali na horta do restaurante e depois a gente vai para a cozinha aprender a fazer passatelli, uma massa típica aqui da Emília-Romagna. Uma salve? Nossa, isso que é um pé de salve, hein? Um tomilho, tem um alecrim. E aí completa o... Faltou a salsinha para completar os temperos italianos. E aqui tá o horto da Ali e do Roberto. Ele tem um pé de alcachofra, já florida. Os tomatinhos. Isso aqui que é uma fruta bem diferente. Ela ainda não tá madura. É uma ameixa. Tipo a nossa ameixa amarela. Só que aqui é típica da região. A gente não provou ainda e diz ele que só tá boa para comer em novembro. Siamo qui nel nostro piccolo orto che non ci serve per la produzione di quello che usiamo in osteria, però ci serve ad insegnare alle persone quando un prodotto è più buono e quando è il suo momento che deve essere raccolto. Purtroppo siamo abituati ad avere i prodotti tutto l'anno e invece i prodotti hanno una sua stagionalità, sono stati creati buoni nel loro periodo giusto e quindi chi viene a mangiare da noi fa un giro nell'orto e capisce perché è il momento dei pomodori adesso, perché è il momento delle zucchine, dei cetrioli, perché poco tempo fa si mangiavano i carciofi, capiscono perché trovano certi piatti da noi con questi prodotti. E cosa abbiamo adesso nell'orto? Adesso abbiamo le zucchine, vedi, ci sono delle belle zucchine che bisogna stare attenti, le zucchine devono essere colte velocemente perché se le lasci lì un giorno in più diventano delle zuccone, quindi però nella cucina della tradizione c'era ugualmente una ricetta anche se ti scappa lo zucchino. Puoi sbucciarlo, quindi solo la buccia, l'interno non è più buono perché diventa quasi una zucca poco. L'esterno però tagliato, fatto a striscioline, cotto in acqua e aceto e messo sott'olio diventa un buonissimo sott'olio per l'inverno e quindi anche una cosa che è stato perso il suo tempo di raccolta, un tempo erano bravi a riuscire a trasformarla e diventava buon cibo per l'inverno. Un tempo il cibo era una cosa importantissima e non veniva sprecato, perché bisogna che torniamo a non sprecare il cibo. Adesso siamo abituati a avere tutto, sempre, tantissimo e il cibo viene comprato in quantità enorme e buttato via. Invece il cibo deve essere consumato e non buttato. Adesso solo per spiegare per le persone di Brasile, perché non abbiamo questa cosa di zucchine e zuccona. Questo è lo zucchino al punto giusto. Se te questo non lo raccogli oggi, domani diventa una cosa così. Davvero? Sì, perché lo zucchino in un giorno diventa una cosa enorme e dopo non è più buono l'interno, diventa una roba gommosa, poco saporita. poco saporita, Acqua, è solo acqua, è solo acqua. E abbiamo davvero tre varietà diverse, no? Sì. Questa con fiore e l'altro che è grande. Certo, il fiore fa solo nei maschi e ci sono dei fiori che si possono togliere e usare per la cucina. Li usiamo mettendoli nelle lasagne, li usiamo facendoli fritti, ripieni con la ricotta, anche il fiore dello zucchino è una cosa molto buona. Adesso ci sono un po' di pomodori, è il momento dei cetrioli, ce n'è giusto qualche piccolo, qua vedi, questa è la pianta del topinambur. Ah, questo è topinambur? Perché il topinambur serve a tenere lontani tantissimi insetti. Ma è la stessa che dà la radicchia che si fa la bagna calda? Sì. Ah. Qua invece abbiamo questo frutto
che si chiama il Corniolo ed ne sono molto orgoglioso perché il mio paese natale si chiama Corniolo e ho ripiantato il Corniolo con questo si fanno degli ottimi liquori, si fa una confettura molto buona. E i pomodori, quali sono le varietà che c'è qui? I pomodori... Ah, zucchoni è questo qua, quello che... Sì, bravo, ecco, questo domani è immangiabile. È solo acqua e Solo, sì. si può fare magari un succo. Sì, vedi, stamattina ho dormito e non l'ho raccolto. Se vede mia moglie mi sgrida tanto. A grappolo, questi sono buonissimi. Questo è buono. Poi è uno spettacolo, perché poi col sole ti mangi un pomodoro appena raccolto caldo, è dolcissimo. Questi qua noi li chiamiamo ad occhio di bue. Per fare insalata. Sì, bravo. Questo è buonissimo. Questo è buonissimo, proprio... ma anche questo è buonissimo. Prova a sentirlo. Tomacino. Cioè, Non è bisogna neanche dolcissimo, mettere nel niente, padella, non devi fare niente. nulla. Portaci via di qui, se no li finiamo io e lui. E questo è caldo, no? Questo è il cardo, sì, che l'abbiamo lasciato arrivare a fiore perché ci vuole anche le cose belle e queste sono cose molto belle perché il cardo poi ha questa particolarità che fa cagliare il formaggio. E quindi ci sono tanti produttori che usano il cardo per fare cagliare il latte. Quindi addirittura vengono dei formaggi buoni anche per i vegetariani. No? Sì, vedi, è un po' più... Adesso questa non possiamo morsarla perché sennò dopo... Ma è bella, bellissima. Bellissimo. E è colore. dolce come Sì. la tropea? Sì, sì, è dolce come la tropea. Il profumo è buonissimo. Poi qua abbiamo tutto il nostro angolo dove abbiamo tutte le erbe aromatiche, la menta, il timo, il basilico. Qui ho voluto ripiantare l'uva fragola perché ricordo di bambino, perché l'uva fragola andavamo a rubarla al prete e il sapore dell'uva fragola a me mi ricorda proprio tutta la mia gioventù. Quindi ho voluto fare un filare di uva fragola per fare riassaggiare anche questa uva, che fra l'altro è una uva con una buccia molto dura, è un'uva che non ha paura di nessuna intemperia, è un'uva che comunque arriva a maturare perché le vecchie varietà si erano ambientate nei posti e quindi non avevano problemi di... No, bisogna mettere niente. Niente, No. e loro riescono, non vengono attaccate Neanche acqua. No, mettere. niente. E qui vicino alla chiesa, no? Sì, qui abbiamo una chiesa bellissima, fra l'altro questo è il suo campanile che stiamo ristrutturando, è un campanile del 600 che fu fatto addirittura da un architetto molto famoso, l'architetto Ammannati, che è il progettista di tanti palazzi importanti di Firenze, Palazzo Pitti e altre cose. Queste le albicocche, ma sono già finite, quest'anno è stato un anno eccezionale, delle albicocche buonissime. I fichi, che invece i fichi fanno verso fine settembre. E questo fico è quello verde o quello che è dolce? Dolcissimo, sì. E qua invece c'è un piccolo susino che quest'anno ha fatto una marea di prodotti e bisogna raccoglierli perché... Bom, já conhecemos o horto, agora vamos para a cozinha ver o que vão preparar pra gente aqui na Romagna. Sì, la nostra regione si divide in due diversi territori. L'Emilia, che è una zona molto più ricca, dove ha prodotti straordinari perché c'è il parmigiano, c'è il discorso di tutti i salumi, famosissima per la Ferrari, per le macchine. E la Romagna invece che è una zona meno povera ma più godereccia. Noi qui comunque abbiamo la fortuna che fino al 1923 eravamo toscana, quindi questa è conosciuta nel mondo come la Romagna toscana. E quindi già il nome Toscana ci dà un po' di visibilità perché fuori dall'Italia la Toscana è la regione italiana più conosciuta perché in effetti è bellissima, c'è tanta storia, però c'è tanta altra bella Italia che ugualmente... Abbiamo guardato. Voi state conoscendo e speriamo che tanti brasiliani vengano a conoscere.
Oggi facciamo i passatelli all'uso di Romagna, quindi è un piatto del riutilizzo. I passatelli nascono in Romagna in brodo, adesso da un ventennio circa si fanno anche asciutti, quindi accompagnati con un sugo. Oggi li faremo con lo scalogno romagnolo e la pancetta di mora. Piatto del riutilizzo perché viene riutilizzato il pane raffermo. Il nostro qui a Pianeto di Galeata è un pane toscano, senza sale, un pane sciocco. Quindi lo facciamo seccare, lo uniamo al parmigiano, si può usare anche un pecorino stagionato. Su 400 grammi di pane mettiamo 500 grammi di parmigiano, poi naturalmente utilizziamo le uova per amalgamare il tutto. Ecco qua, parmigiano, pangrattato. Mettiamo circa 100 grammi di farina per tenere i passatelli un pochino più sodi di quello che normalmente si fa. Scorza di limone, questo è un limone naturale per dare il profumo al piatto. Tradizionalmente da noi si usa sia il limone che la noce moscata. La scorza di un limone in questo caso si può utilizzare tutta. Noce moscata, che dà un aroma molto particolare, gradevole al palato. Aggiungiamo un po' di sale, noi usiamo il sale dolce di Cervia che è un presidio slow food delle nostre saline. Mescoliamo tutto, aggiungiamo le uova, dovrebbero essere circa 15 uova, dopo dipende anche un po' dalla grandezza dell'uovo. I passatelli si cominciavano a fare nelle nostre case anticamente a primavera, quando le galline ricominciavano a fare le uova, ed era un piatto che accompagnava proprio il periodo di Pasqua. E questa quantità sono quante porzioni? Dobbiamo vedere dopo. Sì, bisogna vedere se mangiano molto, poco. Deve avere una consistenza morbida perché poi vanno schiacciati. È proprio il tipo di impasto che si deve sentire e vedere Sì. quello che ha bisogno e quello che non ha. E tanto queijo, né, Vi? Bastante queijo. Deve ser bom esse negócio. Le caratteristiche credo principali è la quantità di formaggio, no? Perché Sì, che è quello che insieme alle uova tiene insieme. La farina tradizionalmente non la mettevano, per grandi quantità è un po' rischioso. Sì, l'importante è che il pane non sia condito, perché se c'è dell'olio nell'impasto non riesce a fare non viene bene. più niente. Ah. Un impasto perfumato. Perché c'è la Sì, noce moscata e limone. Prova a sentire questa è la sua consistenza. Ah, è proprio così. Io ancora bisogna lavorare. Sì, bisogna mettere insieme tutto. Io faccio un po', Vai. no? Povero. Che hai le mani grandi. E questo impasto deve lasciare riposare un po'? O non Non bisogna? importa. Quindi Ah. si può anche far riposare, magari un pochino al fresco. Vedi che dopo si compatta. Questo adesso è freddo perché era in frigo, però. Il profumo è buonissimo. Mm-mm. I limoni, quel formaggio. Il limone e la noce moscata. E se lasciamo in frigo deve mettere un Sì, una coperto, pellicola. sì, pellicola o. Ecco, il nome passatelli deriva proprio dallo strumento che si utilizzava. La pasta passa attraverso i fori, quindi passa. Bisogna avere forza. Sì. Ah. Quindi sono dei vermicelli lunghi E un po' porosi. e un po' porosi che vanno tuffati direttamente nella pentola con l'acqua che bolle. E è meglio fare sul legno o... Con questo strumento meglio sul legno. Ah. Se Se no abbiamo? lo vogliamo far vedere con un semplice schiacciapatate con i fori larghi. Robby. Finisce, aiuta. Ah. No, questo non ce la posso fare. Mettiamo un po' di farina sotto magari. Vabbè, non fa niente. Eccolo. Vai. Più Questo... lunghi sono, meglio è. Ho fatto qualcosa brutto o no? No? Bello. Hai fatto bello. Pode fazer direto na panela aquilo, falou, sim. Oh. Toma cuidado pra não... Gente, olha a textura da massa. Vocês estão vendo?
É diferente, ela não é lisa. Bellissimo. E isso também porque tem bastante queijo, né? La textura è proprio perché c'è tanto formaggio, no? Diventa... Poi sentiteli un attimo anche come sapore, se non vi fa schifo l'uovo crudo. Si può mangiare crudo? Perché cucinare? Buonissimo. Ela tá botando a farinha ali porque a gente vai fazer o sugo primeiro. E assim ela vai enxugar un pochino, ela não vai ficar grudada. Scalogno romagnolo è il momento della raccolta, viene raccolto e messo legato a massi in modo che si asciuga, ha questa colorazione violacea e un sapore molto intenso, dolciastro, ottimo per fare i soffritti. Noi in Romagna lo mettiamo anche sott'olio e poi si conserva ovviamente per tutto l'inverno. Oggi quindi facciamo scalogno romagnolo. Se no, ricetta tradizionale con brodo di pollo. Brodo di carne proprio, di carne, Ah. sì, insieme ai cappelletti, proprio il piatto principe romagnolo, ecco. Mettiamo a far soffriggere, un po' di olio extravergine, aggiungiamo la pancetta di mora. Mora romagnola è il nostro maiale autoctono, un maiale piccolino, quasi un incrocio fra un maiale e un cinghiale. È un maiale nero, viene allevato da alcuni produttori, è un presidio slow food, viene allevato allo Stato Brado, ovviamente non ha la resa dei maiali, quelli allevati industrialmente, il sapore è buonissimo, ha questa marezzatura della carne molto particolare, quindi pancetta, scalogno, lasciamo soffriggere un attimo, un po' di salsa di pomodoro per dargli il colore, andiamo a buttare giù i passatelli, adesso l'acqua perde bollore ma appena la riprende e vengono a galla in realtà sono pronti, perché deve cuocere solo l'uovo in realtà. Eccoli qua, quindi pochi minuti. A questo punto arrivo io. Il mio lavoro non è altro che assaggiare il piatto. Un po' di pepe, Il profumo è buono. il profumo è buonissimo, si sente il limone, si sente la consistenza straordinaria e adesso buon appetito. Buon appetito. Ma sai che voglio assaggiare anche io? Non te li do, molto buoni. Vieni Vinicio, che Va Vinicio. proviamo a sentire se il gusto... Roberto mi ha rubato. È furbi. Furbi, Vieni, vediamo. prova a vedere se il Brasile può essere un gusto che piace. Il profumo è di questi con questa pimenta in cima aqui. Ah, ma senti, Esse limão é limão, pimenta. Ele é muito gostoso porque ele tem o queijo que dá aquele aporte mais gorduroso, forte, mas ele tem o limão que dá aquela quebrada nessa gordura. Tem essa cebolinha também que ela é bem doce, ela dá um dulçor pro prato. A pimentinha que ele botou, sem comentários, né? Ele prende bem o molho, só esse pouquinho que ela deixou. Você pode dire che fa una mantecatura anche? certo. E poi se prendiamo un buon bicchiere di Sangiovese diventa un piatto straordinario. Sangiovese, Passatelli e la Romagna vi accoglierà a braccia aperte. E a textura dele é muito parecida com um nhoque, um pouco mais grosso. Fica entre o nhoque e uma pasta que a gente está acostumado. Isso aqui é a pancetta, ó. Isso aqui, ele é muito doce. Quando você come ele, ele tem um dulçor da carne do porco, assim, muito presente. Que é próprio da gordura. Mas é muito bom isso aqui. Meu Deus do céu. Não E adesso? Via il fa vedere. É isso aí, pessoal. Vou continuar comendo aqui. Espero que vocês tenham gostado da receita. A gente adorou. A gente vai tentar fazer algumas vezes até chegar no ponto certo. Ela disse pra gente que dá pra usar também o limão Tahiti aí. Não tem problema. Que aqui eles chamam de lime. E tentem fazer em casa.
Pega um queijo envelhecido aí, mais durinho, mais pra ralar mesmo. Coloca esse limãozinho e a pimentinha no final é fundamental. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha aí, continua assistindo o canal, compartilha com os amigos. A gente se vê no próximo vídeo da Itália. Um abração, pessoal. Sa che noi quando dici papa pomodoro abbiamo pensato che era Patate. Perché papa è batate In spagnolo. Negli anni 60 c'era questa canzoncina che diceva viva la pappa col pomodoro.